È tornato Max. Sì, è già un mese e mezzo che lavora a Milanello, ma oggi io ho avvertito davvero che lui è tornato perché vedi un po' come se la ancora se la comanda, scusate, utilizzo questo termine improprio, in sala stampa, i sorrisini, il feeling che c'è con ogni giornalista, l'esperienza, la comunicazione asciutta. E devo dire che ho provato un po' le vibes, come dicono quelli bravi, del grande ritorno, del personaggio comunque carismatico che ha arricchito e ha segnato un'era della nostra Serie A. Non giriamoci poi attorno. E seppure io sono uno di quelli che lo ha demolito a torto in realtà, perché poi col senno del poi, ragazzi miei, ha avuto ragione lui, eh. Ha avuto ragione lui, eh. E io sono uno di quelli che poi non si nasconde, anzi, me le devo assumere tutte le responsabilità. Quanti eravamo qui a dire, ma Vlahovic, vedete un po' come l'ha ridotto Allegri. E oggi addirittura si parla di un Vlahovic che quasi quasi per lui sarebbe meglio ritornare da Allegri. Cioè, vedete un po' com'è cambiata la cosa. E ribadisco, tralasciando la proposta, il calcio in campo, il rettangolo di gioco, se parliamo invece unicamente e prettamente dei risultati, ragazzi, un altro po' col post Allegri la Juventus rischiava la Champions, ci è andata veramente per il rotto della cuffia all'ultima giornata. Quindi vedete un po' com'è cambiata, no? Come è cambiato il percepito, no? Nonostante, ribadisco, il calcio espresso. E ne parliamo del Milan di Allegri, anche perché nei recenti contenuti ho parlato di Napoli, appunto dell'Inter, un giorno sì e l'altro pure, del Mondiale per club. Ne abbiamo dette di cose, ma sul Milan praticamente non parlo da tempo in memoria. Adesso colgo l'occasione della conferenza stampa per dire un paio di robe, per dire anche le mie sensazioni. Prima, come al solito, un paio di robette veloci, veloci, veloci. Vi invito, come al solito, a qualche modo a sopraffare l'algoritmo a suon di like, spolliciate, mi raccomando, se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e come vedete così, ovviamente è tutto random, per cui scampanellate. Vi ringrazio che siamo a 231.000, si vola, si viaggia e come ho detto abbiamo la pretesa quasi di arrivare a 250.000 per fine anno. Secondo me con questo passo, con il vostro continuo apporto, non è impossibile e vi ringrazio tantissimo anche per il seguito su Facebook, che è incredibile anche lì. Grazie, grazie, grazie. Allora, Allegri, il primo upgrade pazzesco che vedo dal Milan, veramente un upgrade clamoroso, è che l'anno scorso, nella passata stagione, il Milan presentava Fonseca acco- accoppiato in qualche modo, spalleggiato, ecco, da Ibrahimovic. Cioè siamo passati da Ibrahimovic e Fonseca a Tare Allegri. Cioè è un upgrade di proporzioni enormi. Cioè è il primo colpo d'occhio che mi viene in mente, no? Ed è da dove voglio partire. E attenzione perché la questione società l'ha rimarcata più volte Allegri. Che e quante volte, cioè, è una banalità, ma quante volte lo diciamo, no? Che poi bisogna essere un tutt'uno, proprietà, società, se non c'è quella, è difficile fare anche da parafulmine con gli stessi giocatori, è difficile attecchire, ci vuole deve essere un tutt'uno. Ecco, e questo l'ho ribadito a più riprese Allegri, cioè non ha mai criticato, perché poi è difficile che gli tiri qualcosa che non vuole dire, non le ha mai criticato il passato operato di quelli che appunto hanno amministrato nella passata stagione, però indirettamente ha fatto capire, chi vuole capire capisca, che bisogna essere compatti a livello dirigenziale ed è stato il primo nodo colmato dal Milan di dico di Allegri, ma
il Milan di oggi. Il Milan di oggi dal passato si differisce soprattutto in questo, che adesso ci sono, mi sembrerebbe che ci siano dei ruoli molto più chiari, molto più coesi e quindi si può attecchire in maniera differente. Secondo me, cosa diversa sul campo, dove il Milan al momento ha perso qualcosa. Attenzione, secondo me il Milan poi farà degli investimenti importanti. Stavolta l'ho chiusa la poene, stavolta non entrate, belle mie, stavolta chiuso, mi dispiace. Stavolta, sì, stavolta. Dicevo, sul campo, seppur Allegri abbia detto non serve una rivoluzione, una sorta di rivoluzione già c'è stata. C'è già stata perché comunque il Milan, a parte entrate e uscite, che già tra prestiti e altro, per esempio mi viene in mente Walker, lo stesso Morata che andrà via, Tammy Abraham che ritorna alla Roma, Jovic svincolato, ma lo stesso Florenzi, ce ne sono stati di cambi sia in uscita ma anche in entrata, però ad oggi il Milan ha perso il miglior giocatore per distacco della passata stagione per i rossoneri, sto parlando di Reinders, e ha perso il miglior forse giocatore degli ultimi 5 anni del Milan, 5 perlomeno, non mi ricordo con precisione, che è Hernandez. Quindi delle uscite importanti ci sono state, è vero che è arrivato Ricci, è vero che arriverà Modric, molto probabilmente Yashari, un Milan più di palleggio paradossalmente, però deve colmarle queste uscite e Allegri avrà una squadra diversa dalla passata stagione, una squadra comunque forte, ma che adesso va rinforzata perché, come ho già detto, ha perso dei punti importanti. Già la permanenza certa a quanto pare di Maignan, confermato, no, con la domanda di un giornalista dove dice sì, ci ho parlato, Magnan che è uno dei portieri più forti, è il nostro capitano, Leao è il nostro vice, e quindi confermato già un punto importante anche questo. Però è un Milan diverso ed è un Milan che avrà una sola competizione, un Milan che secondo me per ideologie tattiche non sarà molto diverso, secondo me, dalle passate squadre di Allegri. Non parlo di bellezza, di espressione, parlo del fatto che la priorità, come spesso e anche oggi ha tenuto a ribadire, la priorità è la fase difensiva. Cioè, in 20 anni, lo ha detto lui, solo una stagione, la Juventus di Sarri ha vinto lo scudetto senza avere la miglior difesa. Quindi per lui è fondamentale questo aspetto. Per lui, per qualsiasi squadra forte lo è. E quindi si parte sicuramente da quello. E il Milan ne ha assolutamente bisogno, perché anche l'anno scorso l'abbiamo visto come dietro aveva sicuramente bisogno di una sistemata. Niente, io mi aspetto qualcosina di diverso, me l'aspetto proprio per caratteristiche dei giocatori, perché per forza di cose da quelli citati sono giocatori di palleggio, sono giocatori che giocano a pallone. E Allegri poi non è uno che imbriglia, Allegri dà carta bianca secondo me nello sviluppo, per cui attenzione, il Milan secondo me avrà una forte impronta difensiva, una buona base difensiva, ma poi attenzione a una squadra che potrebbe essere capace di pallaggiare bene, di inventare, perché è vero, lui ha citato molte volte Loftus-Cheek, credo che se stia bene è il giocatore di Allegri più di tanti altri, però per forza di cose e ribadisco, per caratteristiche, secondo me possiamo vedere anche un Milan eh, decisamente migliore dal punto di vista dell'espressione calcistica rispetto all'ultima Juventus. Quello di cui sono, non dico certo perché nel caso nulla è certo, è che il Milan raggiungerà il proprio obiettivo. Ecco, e qui veniamo alla domanda clou, è che hanno cercato di strappare più volte lo scudetto. No, l'obiettivo del Milan in questo primo anno di Allegri sarà riportarlo in Champions, e quindi più volte ha arginato la questione scudetto con la sua esperienza, e l'obiettivo è la Champions. E sono, non dico sicuro, ma certo sì,
che il Milan, che il Milan da Allegri ci riesca. E attenzione, non è scontato. Per esempio, io da interista non lo do per nulla scontato l'obiettivo Champions della prossima stagione. Ve lo dico già adesso. Cioè, l'anno prossimo ci saranno delle variabili importanti, delle variabili impazzite, e quindi stiamo attenti. Sono d'accordo con Allegri quando dice che la favorita è il Napoli, perché ha vinto il passato scudetto sicuramente, ma anche perché continua a rinforzarsi. Però a proposito di collegamento con il Napoli di Conte, l'anno scorso il Napoli non aveva il solo campionato della Coppa Italia che secondo me sarà giocata in maniera diversa dal Milan di Allegri, però non avere le 10, 12, 14 partite di Champions, perché è questo che si tratta, secondo me sarà un grande vantaggio per il, come è stato un grande vantaggio per il Napoli, è inutile, è innegabile, la stessa cosa varrà per il Milan, sarà un grande vantaggio. E quindi non lo so se poi il Milan alla lunga possa addirittura giocarsi lo scudetto. Il Milan di oggi secondo me no. Il Milan con qualche altro rinforzo, io dico stiamo attenti perché il Milan lo vedo avanti, molto avanti rispetto a tante altre squadre. Perché, come ho già detto e lo ribadisco, e col senno del poi soprattutto, Allegri l'obiettivo minimo te lo centra sicuro e poi si vede. Per cui vediamo un po'. Signori, questo è un po'. Ah, mi è piaciuto anche il passaggio, lo possiamo utilizzare anche un po' come una sorta di spunto, come titolo, non lo so, quando lui dice il Milan, l'avevo segnato, ovviamente quando lo segni poi me lo perdo, il Milan deve divertirsi con grinta vincendo. Questo è diciamo una sorta di motta, divertirsi con grinta vincendo. Per lui il termine vincere, il verbo vincere per lui è fondamentale e c'è un motivo, onestamente. Ragazzi, forse sono andato anche lungo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Dai,